Buongiorno da Cap d'Enrage, sulla baia di Fundy, dove ci siamo fermati a passare la notte. Meno male che il tempo migliora a vista d'occhio, di giorno in giorno è sempre meglio qui, Pazzesco. Ieri pomeriggio, una volta usciti dal Parco Nazionale di Fundy, abbiamo cercato un punto panoramicissimo dove fermarci per passare la notte. E l'abbiamo trovato, panoramicissimo. Probabilmente una volta all'anno, quando questo posto non è avvolto da questo nebbione clamoroso dello stile il Trono di Spade o cose del genere, perché veramente non si vede una cippa. Ma proprio niente, siamo stati avvolti da ieri pomeriggio, a parte che siamo arrivati verso le 7, da questo nebbione fittissimo che non ci fa vedere neanche l'acqua. Abbiamo visto un po' ieri sera, nel momento di alta marea, era già buio, più o meno intravisto l'acqua, però per il resto nebbione totale, e oltretutto accompagnati da questo suono continuo che proprio ci accompagna ormai da quando siamo arrivati sulla baia di Fundy, che sono le sirene antinebbia. Ossia, con questi nebbioni fitti chiaramente anche i fari non funzionano, cioè funzionano ma non si vedono assolutamente, quindi l'unico probabilmente modo per segnalare la presenza delle coste alle imbarcazioni che navigano in questo golfo, in questa parte di mare, sono appunto questo rumore continuo ogni tipo 5 secondi, poi varia molto, che sono appunto le sirene antinebbia. Come ben potete immaginare c'è un'umidità pazzesca veramente, ci saranno 10-11 gradi e come al solito, sempre per la famosa regola che Ale e Sere così i segretini di Pulcinella non li fanno, ripeto, senza niente togliere alle persone che pensano che sia meglio non far sapere le date in cui vengono registrati i video, oggi qua a Cap d'Enrage è ben il 7 di luglio. Ragazzi, ma neanche quando eravamo sull'Artico in Alaska c'era questo tempo, questo scenario pressoché apocalittico. Che sfiga vuole, Ale deve anche mettere l'AD blu, sempre con sta rogna qui dell'AD blu ogni 3x2. Si è accesa la spia ieri sera arrivando qui e quindi dovendo fare un tot di chilometri stamattina comunque gli tocca metterlo. AD blu, costo tra America e Canada è variato, più o meno comprandolo quasi sempre da Walmart, dai $16 e qualcosa in America ai 19 in Canada più o meno, quindi diciamo lo stesso prezzo, diciamo sui 16 euro l'equivalente. Diciamo che il posto c'ha il suo perché, Dio, se uno sta fermo qui qualche giorno magari gli può prendere un po' di depressione, un po' di esaurimento. Come per magia abbiamo scollinato ed è tornato il sole che avevamo lasciato ieri pomeriggio, il sole che vediamo già in direzione della prossima destinazione che sarà Hopewell. Todo friamente calcolato. C'è
il paesaggio surreale di Cap Rage, mamma mia. E abbiamo calcolato esattamente l'orario per arrivare a Hopewell Rock. Bisogna arrivarci al momento giusto per vedere l'effetto prima della bassa e poi dell'alta marea, che è quello che cercheremo di fare nella giornata di oggi. Arrivando qui all'ingresso dell'Hopewell Rock, la prima cosa che notiamo è il cartello che indica l'alta e la bassa marea, che oggi saranno alta marea alle 15:57 e bassa marea adesso alle 10:03. Sono le 10:30, però teoricamente si può visitare dalle 2 alle 3 ore prima o dopo l'alta o la bassa marea, comunque per apprezzare lo stesso effetto. Vediamo che c'è già un bel caos di macchine nel parcheggio e andiamo alla biglietteria. Dovrebbe essere sugli $11 e qualcosa a persona l'ingresso per visitare questo sito. Già marchiamo male che è aumentato l'ingresso. E zio Pantalone paga. Zio Pantalone. Zio Pantalone, su internet c'era scritto che era 11,50 più tasse, invece adesso è detto Praticamente incluso tasse sono $18 a persona, perché è 35,74 in due. Te l'ho detto, non devi mai credere. Stiamo percorrendo il sentiero che porta fino alle rocce giù sul mare. Ti faccio notare la ragazza alla cassa, quando abbiamo fatto il biglietto, siccome mi ha visto anziano, ha detto: volete mica usare lo shuttle o ce la fate a camminare 15 minuti per arrivare sul posto fino sulla spiaggia? No, non ha detto ce la fate. E gli ho detto vuoi due schiaffi? Shuttle o a piedi 15 minuti? Però ha detto ce la fate. Non l'ha detto, però mi ha guardato come dire magari a una certa allora, età. Scusami, però non ti ha neanche applicato il biglietto scontato, che mi sa che era dai 60 anni in su. Mi sa che era dai 65, come da tutte le parti qua in Canada. Torniamo l'anno prossimo, dopo il 18 di giugno, per fare biglietti scontati. Ecco. Oh, via! Che vista! Pazzesco! E poi strapazzesco, veramente. il mare è tutto rosso praticamente, che è dovuto alla terra che trascina giù dai fiumi, dalle rocce. Non sembra un mare così rosso. Veramente, ecco, non vedo l'ora di ritornare qua quando c'è alta marea per vedere quanto sono coperti questi pinnacoli dall'acqua. E adesso siamo nel primo punto panoramico e li stiamo ovviamente vedendo qui dall'alto, e sono tutti coperti nella parte bassa, ovviamente dove ci picchia l'acqua, delle alghe che ovviamente si formano quando c'è l'alta marea. Guarda le persone come sono piccole, quindi pensa come sono alti. L'arietta ti guarda in faccia, L'arietta è sempre bella gelida, nonostante ci siamo tolti il piumino. Questo è il punto in assoluto dove c'è la differenza di marea di ben 19 metri tra l'alta e la bassa marea. Tantissimo. Sembra che detenga il primato mondiale. Secondo punto panoramico, sempre più gente, sempre più folla, ovviamente approfittandone di questa ora che in assoluto è quella con la bassa marea, che quindi si può camminare sulla spiaggia. Meno male che ci siamo messi le ciabatte e non le scarpe, perché la gente esce con il fango fino alle ginocchia. Andiamo!
Qua si vedono persone veramente, cioè, con il fango fino alle ginocchia. Cosa molto importante da ricordare se venite in questo posto: se avete delle scarpine di Gucci o col tacco alto eccetera eccetera, cambiatevi le scarpe, mi raccomando, perché altrimenti c'è... La maggior parte delle tipe qui tutte acchittate hanno le scarpe con la zeppa bianca, ma ve le immaginate, e neanche se le tolgono per camminare. No, abbiamo visto veramente delle persone con le scarpe da tennis, cioè magari tipo Nike da 200 euro bianche eccetera, che vengono a camminare in questi posti. Cioè, ma pazzesco, veramente, scarpe quasi da buttare via. Ci sono comunque in alto, li abbiamo visti, dei rubinetti per poi sciacquarsi i piedi e i sandali praticamente quando si torna indietro. Quando uno dice le meraviglie della natura, ecco, questo qua è veramente spettacolo. E siamo stati fortunati perché veramente sia ieri al Parco di Fundy che oggi qui a Hopewell il tempo veramente ci ha stragraziato, eh? How are you doing, guys? Are you having fun? Yes. What's your name? I'm John. I'm Dan. Where are you guys from? Just by Kingston, Ontario. Ontario. So you're having like a great day, eh? Oh, yeah. Does look Very like. good day. Awesome. So were you swimming in the mud? We were wrestling. Oh, you were wrestling. Awesome, guys. Keep on having fun. Have a good one. Bye. Ho trovato questi due ragazzini che hanno detto che hanno fatto la lotta nel fango. Era inevitabile una ripresa. Uno gli sta dicendo il nome del canale per farglielo vedere anche a loro, che forti. Sono lì che si stanno piegando dalle risate. Gone van life, because we've been traveling like for over 2 years, all over the US and Canada. We did like 80,000 kilometers. Speriamo solo che, vista dall'alto con l'alta marea, renda veramente l'idea di quanta è la differenza proprio fra questo momento qua, adesso sono mezzogiorno meno 5, e quando invece registreremo le nostre immagini dall'alto durante appunto la fase di alta marea, perché veramente è una cosa incredibile, bella bella bella. Questa sì, veramente è uno di quei posti che vale la pena assolutamente visitare. Se per caso un giorno passaste di qua, Hopewell Rocks, super top. Io sto solo cercando di immaginarmi la quantità di acqua che scorre qui, che va e che viene 2 volte al giorno, spinta dalla gravità della luna e del sole, che ha prodotto questa erosione chissà in quante centinaia, in quanti milioni di anni. C'è anche una ranger qui in giro che controlla che la gente non faccia cavolate, perché sai, cioè, sentite che sta fischiando, non so se è qualcuno che sta facendo tipo il bagno nelle sabbie mobili, che vuole rimanerci secco. Nel frattempo sto camminando scalza perché ormai le Birkenstock erano
un ammasso di fango. Guardate qui le alghe appese alla parete fino dove arrivano. Ed eccoci arrivati alla fine della passeggiata intorno ai pinnacoli e ci dobbiamo mettere in coda per il lavaggio dei piedi e delle scarpe. No, è otra. E vi facciamo Così, vedere così la coda. che stiamo percorrendo. C'è anche il servizio di lavaggio dei piedi con dei bei rubinettini e delle belle canne di acqua dolce, La probabilmente. ragazza qui davanti, il classico esempio della quale abbiamo parlato prima, con le scarpe da ginnastica bianca in mano, che vi faremo vedere. Prima di ripartire per il sentiero per l'Alta Marea, Sorpresa! pranzo gourmet. Mystery box! Più mystery di così si muore. No, non è tanto mystery, le conosciamo bene, una delle nostre cose pasticci preferiti. Qua in Canada, Sì. che abbiamo scoperto qua in Canada. Samosa, perché qui ci sono un sacco di persone così provenienti dall'India e dintorni, e quindi cucinano parecchio indiano e fanno queste samosa che vendono nei supermercati, che sono uno Vegetariane, snack veloce. Sì, vegetariane, quindi pasta Sono fritta, fritte, pasta fritta con dentro dadini di patate, piselli Ma sì, qualcos'altro, un po' di spezie, curry, cumino, cose indiane. e poi vengono accompagnate da questa salsina al tamarindo che appunto è tac collegata sulla scatoletta. Sono tra l'altro grandissime, ce ne sono 6 e costano $6, quindi voglio dire, è un pranzo economico. E con 3 di questi mappazzoni qui, sai, cioè Con proprio l'Alka-Seltzer poi per andare a vedere l'Alta Marea, meno male che poi ci muoviamo un po'. sempre accompagnate dal nostro prosecco del bronzino, mi dice la sera. Scusa, Che aspettavo. Buon appetito. buon appetito. Il wow factor, ossia l'X Factor, che non ha avuto veramente a livello pratico il Parco Nazionale Fundy, qui a Hopewell, super X Factor, superissimo. Aspettiamo a tirare i conti finali con l'Alta Marea, però direi che sicuramente Sarà tutta un'altra vista, voglio dire. Quando torniamo in Italia provo a farlo anch'io. quando torniamo in Italia? Era per dire, quando avrò per qualche mese una casa stabile, che non sia friggere in camper e fare queste cose in camper, le voglio provare a fare. Poi beh, se torniamo in Messico mi va bene lo stesso, Fra quant'è l'Alta Marea? Però 57. Ritorno nello stesso punto panoramico dopo 3 ore per vedere l'Alta Marea. Differenza fra alta e bassa. Pum Via. pum. Stesso punto di stamattina, scenario totalmente diverso. E 3 ore dopo della bassa marea, così si presenta Hopewell Rocks durante l'alta marea.
Secondo punto panoramico, ne è valsa troppissimo la pena aspettare queste 3 ore per vedere quest'altra versione. Spettacolissimo. Sere, se ti comporti bene, fra un po' ti porto a vedere la seconda alta marea più grande del mondo. Lo sai dov'è? Io lo so dov'è, voi lo sapete? Questa è la più alta del mondo. Voi lo sapete dov'è la seconda più alta del mondo? Ciccina bella, lo sai che dopo 2 settimane di New Brunswick, siccome il tempo regge, ho deciso, facciamo un tirone, e lasciamo dopo 2 settimane, visto e considerato che mi sa che le cose più interessanti le abbiamo viste, oggi è stato toppissimo, ci dirigiamo verso la nuova provincia. Siamo peggio di Indiana Jones, un'avventura dietro l'altra. Andiamo verso Pei o Ipe. È la Île Prince Edward o Prince Edward Island, la nuova provincia, la prossima provincia che visiteremo qui nel Canada dell'Est, che sarebbe l'isola del Principe Edoardo. Lo vogliamo di italiano? Oh, via! Siamo già arrivati al ponte. Spettacolissimo. Deve essere un'opera ingegneristica pazzesca. Ci mandiamo Salvini a vedere se impara qualcosa qui per fare quello sullo stretto di Messina. 13 km CC. Lo stretto di Messina non è tipo 3 km qualcosa? 3 km e mezzo, meno di 4. Via sul Confederation Bridge. We would be the ones left behind. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. And this road that I am on, I gotta stay here for some time. Amici, siamo appena arrivati nella prima destinazione qui a Prince Edward Island, quest'isola così bella quanto è sconosciuta soprattutto da noi europei. Adesso ci troviamo a Victoria, quindi sono pochissimi abitanti, pochi ristoranti, un mall, un villaggetto di pescatori e poco più. Pensate che l'intera isola è lunga 207 km da capo a capo e gli abitanti dell'intera isola sono solo 140.000. This road that I am on, I gotta stay here for some time. Bruises they come and they go. L'isola di Prince Edward è collegata via terra dal resto del Canada, quindi dalla provincia del New Brunswick, dalla quale appunto siamo arrivati, soltanto dal 1997, quando è stata terminata la costruzione del ponte Confederation che abbiamo percorso con il Chingon e che è costato, pensate, $1 miliardo canadesi. Come seek me out. Che figata! Subito così, benvenuti a PI, Abbiamo appena percorso il ponte dei 13 km e appena entrati qui nell'isola siamo contornati, siamo immersi tra campi gialli che a dir la verità non sapevamo esattamente cosa fossero e sono fiori gialli di canola, da dove si estrae l'olio di canola. Esatto. Che figata, mai visti? Da noi esistono? No, perché sono originari più del Canada e Principalmente dell'America, no? Canada, America e Australia.
altra inchiodata a bordo strada, perché come vedete alle mie spalle guardate che spettacolo di questi campi di canola. Non possiamo stare tanto fuori perché siamo parcheggiati male, quindi non possiamo fermarci più di tanto, e anche perché vicino a questi fiori c'è pieno di insetti, pieno di zanzare, pieno di mosche. Dalle ultime notizie che abbiamo avuto dai nostri amici che sono appena andati via dall'isola, sembra essere un'isola infestata anche questa di black fly e di zanzare. Aiuto!